Buongiorno YouTube, come va là fuori? Io tutto bene, grazie. Oggi siamo qui per un nuovo video sul mio canale riguardo i capelli. Oggi parliamo di capelli. Dato che ho questa rasatura laterale che poi in inglese si chiama undercut, ho scoperto, ce l'ho ormai da circa 4 anni e quindi penso sia un tempo sufficiente per parlare di quello che sono i pro e i contro di questo tipo di taglio di capelli secondo me. Prima di cominciare il video mi dimentico sempre di fare questa cosa ragazzi, però vi consiglio vivamente di iscrivervi a questo canale e mettere like al video se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto mettete pure un dislike, fate un po' come volete. Comunque iniziamo subito. Un vantaggio secondo me dell'avere questo tipo di undercut è che i capelli mi restano più puliti, possiamo dire, più a lungo, ed è personalmente il motivo principale per cui ho deciso di rasarmi questa parte della testa, a prescindere dal fatto che è una cosa trendy, può piacere anche lì, non a tutti, ok? Però l'ho fatta per una questione igienica nel mio caso, perché io purtroppo ho sempre sofferto di cuoio capelluto grasso, insomma. Dunque ogni volta che mi lavavo i capelli, già dopo un paio d'ore, non sto esagerando, qua avevo già proprio le ciocche unte, no, sporche, e mi ero stufata di vedere questa cosa, quindi ho deciso di darci un taglio. E da che ho fatto ciò, insomma, non sembra che ho i capelli sporchi dopo 2 ore che mi sono lavata la testa e lo trovo ottimo. Uno svantaggio di questo tipo di acconciatura è che una volta che la fate non è che potete tornare indietro tanto facilmente. Quando decidete di farlo dovete essere ben consapevoli di quello che state facendo, perché appunto avere ripensamenti poi è un casino. Una cosa che mi piace particolarmente di questo taglio di capelli, di questo undercut, è il fatto che l'estate ti fornisce queste prese d'aria per il cervello, come le chiamo io. Quando ci sono tipo 40 gradi è molto semplice, insomma, tirarsi sui capelli e sentirsi più fresche immediatamente. Per contro, una cosa negativa è che è un taglio di capelli che voi dovrete mantenere piuttosto regolarmente e farlo in autonomia. Se non avete un'adeguata visuale di quello che combinate qua dietro con la macchinetta quando andate ad accorciarvi il pelo potreste fare dei casini, come capita a me tipo quasi sempre, ovvero tagliarvi anche dei capelli, questi qua, che sono invece molto lunghi e che voi non volete tagliare, quindi è una cosa che richiede massima attenzione, e se avete qualcuno di fidato che lo può fare per voi ancora meglio. Una cosa che personalmente adoro della rasatura laterale è che è una particolarità che non è sempre visibile tutti i momenti. A seconda di come vi svegliate la mattina potete decidere che acconciatura farvi, se esporre la vostra rasatura in tutta la sua figaggine oppure fare finta che siete normali e non avete capelli strani. E questa cosa la trovo molto in analogia con quello che io sono, nel senso, c'è il momento filosofico. Io sono una persona che non facilmente si apre con gli altri, poche persone conoscono davvero la mia natura e questo taglio di capelli mi rappresenta molto, nel senso, io spesso mi mostro magari in un modo e solo con chi veramente voglio tiro fuori la mia natura vera, e quindi questo taglio di capelli mi rappresenta molto. Peraltro, un lato negativo di questo taglio è che se decidete di fare una tinta sarà veramente difficile mantenere il colore uniforme, nel senso, sì, magari per i primi 3-4 giorni, una settimana avete tutti i capelli dello stesso colore. Penso che fare una tinta con questo taglio significhi per la maggior parte del tempo avere i capelli di 2 colori diversi. Personalmente non lo trovo il massimo, e ciò vale anche, ahimè, per i capelli bianchi. Una volta che iniziate ad avere i capelli bianchi qua ai lati, come la sottoscritta, sarà difficile mascherarli, ma noi non ci pensiamo e andiamo avanti. Una cosa che mi piace molto di questo taglio di capelli è che a mio parere fa scena. Ok, è molto controversa la cosa, nel senso, ci sono persone che lo adorano e persone che lo odiano, non c'è molta via di mezzo. Però per esempio mi è capitato recentemente di essere fuori con delle persone e senza neanche pensarci, insomma,
insomma ho fatto tipo così, mi sono tirata indietro i capelli e tutti erano un momento ad ammirare i miei capelli rasati, quindi è una cosa che secondo me ti fa sembrare un po' cool e ti dona a volte magari un po' un'aria da badass, anche se poi in realtà nel mio caso non mi so far valere neanche con una mosca, però secondo me è un taglio di capelli che spacca e che bisogna avere un certo carattere per portarlo. Per contro, se soffrite magari di forfora o queste robe qua poco piacevoli, a me capita, non lo so, va a periodi, ci sono periodi che non ce l'ho per nulla e altri periodi in cui mi viene tantissimo e devo veramente prendere dei prodotti appositi per farla andare via, ce l'ho tutte io. Se avete la forfora non è sicuramente un bello spettacolo qua, capito? Perché non è che è come quando hai i capelli lunghi che, non lo so, fai tipo così e non si vede, cioè qua avete praticamente il cuoio capelluto quasi esposto, quindi non è proprio un bello spettacolo, ecco, quindi dovete sicuramente prendervi cura del problema il più presto possibile per evitare spiacevoli figure. Conclusioni: se tornassi indietro lo rifarei? Sicuramente sì, perché alla fine, bilanciando un po' tutto, la mia esperienza è comunque più positiva che negativa. Mi ha risolto questo problema dei capelli perennemente sporchi qua ai lati delle orecchie che, oh my god, lo odiavo e non mi andava via con niente. Spero che questo video vi abbia potuto aiutare. Sì, vabbè, ma cazzo! Spero che questo video vi abbia potuto... Spero che questo video vi abbia potuto aiutare a valutare meglio quello che volete fare e prendere una decisione a riguardo, o semplicemente siete stati solo curiosi di ascoltare la mia esperienza con l'undercut. Vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo presto con un nuovo video.